Adesso ve lo dice, giusto? O no? Non ti sta dicendo Sì, che sta sì. registrando? Ok, perfetto. Benissimo, grazie. Allora, dicevamo, partiamo con una piccola introduzione sul qual è un po' il fulcro del problema a cui gireremo attorno durante tutto il corso. Parto da una citazione che è proprio in copertina di questo libro qui, di Martin Fowler. Questo libro qui è del 99, o meglio, la citazione è del 99, il libro potrebbe essere anche leggermente successivo. E Martin Fowler scrive: Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. Che vuol dire, letteralmente, che qualsiasi babbeo, vuol dire questo, può scrivere codice che sia comprensibile alle macchine, ai computer, però i buoni programmatori scrivono codice comprensibile agli esseri umani. Questa cosa qui questa frase qui risale a 21 anni fa, il che significa che 21 anni fa il problema della leggibilità del codice era già ben che noto e non c'è da stupirsi di questa cosa, perché effettivamente i computer moderni, i calcolatori alimentati a energia elettrica risalgono agli anni 40 fondamentalmente, quindi la programmazione non esattamente come la conosciamo noi, però quella che poi ha dato i germogli e quindi è diventata la cosa che diventiamo, che trattiamo noi, è nata la bellezza di 80 anni fa. Quindi non c'è da stupirsi che il problema fosse noto, sarà stato noto anche molto prima. La cosa stupefacente è in realtà che questo sia un libro su soluzioni di quel problema, cioè nell'arco di 60 anni si sono trovate soluzioni veramente efficaci sul problema della comprensione del codice che si scrive. No? Dico che è stupefacente perché 60 anni per una materia sul piano storico sono pochi. Noi studieremo questi problemi qua, quindi la leggibilità, la comprensibilità del come scrivere codice comprensibile e le soluzioni appunto che altri prima di noi hanno trovato. Immagino che ciascuno di voi qui presenti abbiate scritto qualche volta qualche programma che abbia sfondato le 10 righe, che sia arrivato, non so, a 100 righe di codice. Già se avete fatto i corsi di informatica di base dell'università dovrebbe esservi più o meno successo. E saprete benissimo quanto codice che arriva a quelle dimensioni lì diventi velocemente un incubo. È difficile proprio lavorarci. Ci sono 3 sintomi per cui è difficile lavorarci. Il primo è che se lo abbandoniamo per qualche giorno, una settimana e ci ritorniamo, non sappiamo più cosa fa il codice e ricapirlo dal codice che abbiamo scritto è difficile, ok? Quando ben riusciamo a recuperare quello che intendevamo quando abbiamo scritto il codice in primo luogo, diventa difficile capire dove vengono fatte le cose. Io so che c'è un pezzo di codice in cui ho scritto che deve succedere questa cosa, scrollo su, scrollo giù, mi sposto, cambio file se ne ho più di uno e non trovo le cose, ok? Quindi non so dove lo fa. Prima non sapevo cosa fa, adesso non so dove lo fa. Terza cosa più importante, che è un po' figlia delle prime due, è che non riesco a fargli fare altro, non riesco ad aggiungere funzionalità. Cosa mi impedisce di aggiungere le funzionalità? Il primo punto è che nel farlo introduco dei bachi, cioè o rompo delle funzionalità che prima c'erano già, questa cosa prima funzionava, adesso che ho toccato non funziona più, oppure aggiungo dei comportamenti indesiderati. Nel tentare di fargli fare un'altra cosa in più, ne fa una terza diversa. Ok? E questo è il primo punto per cui è difficile fargli fare altro. Il secondo punto è che tante volte, per come è stato scritto il codice prima, mi obbliga a rimanere all'interno di alcuni vincoli.
ho un problema, voglio aggiungere un pezzo di funzionalità, mi viene in mente un'idea, comincio a scrivere il codice, scopro che finisco in un vicolo cieco, che per come avevo scritto prima il codice non riesco a proseguire lungo la strada che mi ero appena immaginato, mi mancava della conoscenza su quello che avevo già fatto. Al che torno indietro, che già vuol dire fare altro lavoro, e riparto da dove ero prima con una nuova idea. Bam, un altro vicolo cieco. Non so se vi è mai capitata questa cosa qua, se sto solleticando delle corde cioè che fanno parte anche di voi, se conoscete la sensazione. E il terzo punto per cui è difficile andare avanti e aggiungere funzionalità è che se il codice è organizzato male, poi non scala più. Cosa vuol dire che non scala? Vuol dire che per aggiungere una funzionalità ci metto un sacco di tempo perché devo andare a ritoccare qui, in 10 posti. Dopo magari arrivo al vicolo cieco di cui parlavamo prima e ho 10 posti in cui fare il revert, tornare indietro con le modifiche. In altre parole, io ne ho una per descrivere questa cosa qua: frustrazione. Cioè, il codice scritto così è frustrante. E di fronte alla frustrazione, mediamente, quali sono le 2 reazioni possibili? Una molto più probabile e l'altra meno probabile. Quella più probabile è l'abbandono. Cioè, uno dice: "Okay, ho imparato come si programma, so i costrutti di base, if, else, i cicli, le cose, e sono persuaso del fatto che con quelli potrei risolvere più o meno tutto, okay? Però faccio questa esperienza, scopro che è estremamente dolorosa, perché non è divertente, e siccome immagino che progetti più grossi siano solo una ripetizione su scala più grande di questa cosa, e quindi sarà ancora più doloroso, mollo, non fa per me. L'altra reazione è persistenza. Uhm, Ci son delle persone che decidono che deve esserci in altro modo, sbatto la testa, provo. Sbatto la testa, provo. Oggi vuol dire magari, cerco delle fonti, cerco qualcuno che abbia già risolto il problema e vedo se studiandomi un po' le soluzioni degli altri, faccio dei progressi, dico: "Ah, vedi, qualcuno si era già posto il problema e l'ha risolto." 80 anni fa vuol dire che qualcuno si è messo sotto e ha creato lui le soluzioni per la prima volta. E così via anche nella storia poi, ogni volta che si incontravano un problema nuovo o si arrivava al punto di riuscire a risolvere un problema che si aveva da 30 anni e non esisteva soluzione precedente, okay? Quindi, in conclusione, ripeto, noi andiamo a vedere il lavoro di questi, uhm, 80 anni di storia, okay, di cui grande parte è già tranquillamente nei primi 60. C'è un libro che si chiama Design Patterns, che prima o poi arriveremo a vedere, che è del 95. 95, non so voi, ma io avevo il primo computer con Windows, ehm, ed era tendenzialmente era quella la rivoluzione, nel senso che fino a quel momento lì di interfacce grafiche si parlava poco e i problemi che vedremo c'erano abbondantemente già e stavano già venendo abbondantemente risolti prima di quella che per il mio ricordo di infante, è gli albori dell'informatica. Qualcuno di voi sarà anche più giovane, quindi addirittura è arrivato dopo, magari con il 98 o il 2000, eccetera. Boh, possiamo cominciare. Dicevamo nell'intro che, uhm, abbiam parlato delle 100 e più righe di codice, okay, come elemento diciamo base, di nascita del problema. Perché è chiaro che se noi scriviamo, solo script usa e getta, roba che la scrivo oggi, faccio 30 righe, 40 righe perché devo plottarmi un grafico, un colpo di qua, un colpo di là, arrivo alla lunghezza di una pagina, poco più, e più o meno risolvo. Non è tanto funziona, produco il mio grafico, quello script non lo vedrò mai più. Questa qua è una roba che si risolve da sola, non c'è il problema proprio, no. Quindi, per quel che riguarda
tutto il resto del corso, a meno che non lo specifichi, perché poi verso la fine avremo dei casi in cui di nuovo ripartiremo da carta bianca, da zero, quindi a scrivere codice da zero, a iniziare un progetto. Per il resto del tempo fate conto che io parli sempre di una situazione in cui devo andare ad aggiungere codice a codice preesistente. E se devo andare ad aggiungere codice a codice preesistente, necessariamente devo leggere quello che esiste prima e capirlo. Ok? Quindi, per non imbattermi nei problemi che ho citato nell'introduzione, dovrei scrivere codice oggi per ciò che domani sia più semplice da capire e da modificare, d'accordo? Capite bene che questo non è un problema tecnico, un problema tecnico si ha quando il codice non funziona. C'è un bacco, mi dà un errore, mi viene giù completamente il programma perché va a scrivere in una zona di memoria dove non doveva, legge un, un null, cerca di cose di questo genere, ok? Noi parliamo di codice funzionante adesso, ok? Se è funzionante il problema tecnico non esiste. Funzionante si spera che non ci siano bacchi, non si sa mai al 100% se non ci sono bacchi. Allora, il problema non è tecnico, è di comunicazione. Comunicazione con altri programmatori che leggeranno quello che sto scrivendo, possibilmente anche in me stesso del futuro. Ok? Cos'è il codice? È testo. Stiamo scrivendo testo. E il testo è una rappresentazione dell'idea che ho. Io ho un'idea della funzionalità che voglio realizzare, di come deve funzionare, ok? E un'idea per sua natura è quello che è fumosa. Nella mia testa cioè, io tiro fuori l'idea, solo che non posso esimermi dall'esprimerla con un mezzo di comunicazione. In questo momento sto parlando, quindi sono vincolato alla sequenza temporale degli eventi, devo dirvi le cose in serie, non posso darvi la mia idea istantaneamente, siete a conoscenza, devo parlare per del tempo e poi anche nella vostra testa si forma un'idea che sperabilmente è la stessa che ho io, ok? Questa cosa succede per qualsiasi mezzo di rappresentazione che ho delle idee. Cioè la rappresentazione di per sé pone l'accento su qualcosa, è un taglio della nostra idea, è un punto di vista sulla nostra idea, non è tutta la nostra idea, ok? Quindi necessariamente se pone l'accento su una cosa vuol dire che lascia nell'ombra un'altra cosa. Quindi devo decidere dove mettere l'accento per esprimere di più una cosa, di più un'altra. È una questione proprio di enfasi, è una questione di comunicazione, non ha a che fare con il codice di per sé, ok? Adesso vi faccio vedere subito un primo esempio, perciò che capiamo meglio questa cosa qua. Adesso cominciamo ad andare sul palpabile, però non è ancora codice. Sembrerà, ma non è ancora codice. Ehm, Fatemi fare il passaggio di finestra, quindi devo catturare questa signora qua. Benissimo. Allora, apriamo questo file qui. Non spaventatevi, ditemi se lo vedete. Sì, sì, lo vediamo. Ok, soprattutto non vi ho ucciso fino a qui, è già buono. Qualcuno è sopravvissuto. Allora, questo file qui è un file JSON, come vedete dall'estensione. Forse li avrete già sentiti nominare. Di base è un file di testo normalissimo in cui alla fine hanno scritto .json, no? Ed è un formato che ha una sua sintassi e che serve a come dire, comunicare dati in Java, è nato con JavaScript, poi si usa anche al di fuori. Adesso noi del fatto che è un JSON non ce ne frega niente, ci interessa solo il fatto che stiamo scrivendo con la sintassi del JSON. La sintassi del JSON cosa prevede? Prevede di avere un dizionario, questa roba qua, ok? Ignorate questa parte qua di sotto adesso, la parte sotto ignoratela, guardate solo quella sopra. Il dizionario si apre e si chiude con una graffa e dentro ci sono coppie di chiavi, che adesso vedremo meglio cosa vuol dire, per noi adesso la chiave è una stringa, è una parola, valore che può essere qualsiasi roba, in questo caso è un altro dizionario a sua volta, ok? Quindi chiave, valore, virgola, chiave, valore, virgola, chiave, valore, ok?
E cosa ho rappresentato in questo dizionario qui? Ho preso 5 persone, Mark, Gabriel, Mary, John e Anna, e per ciascuna di queste ho fatto un altro dizionario appunto con come chiavi età, lavoro precedente, introito annuale, diciamo, quello che guadagnano, se sono sposati, se hanno dei figli. Ok? Nota che l'età come valore è un numero, dicevamo che poteva essere parecchie cose un valore anche, può essere anche un numero, anche una chiave potrebbe essere un numero, ok? Però in questo caso le chiavi sono tutte stringhe, e il lavoro è una stringa, il lavoro precedente è una stringa, il reddito, ecco come si dice, il reddito è un numero, se sono sposati è una stringa, può essere yes o no, e il numero di figli è un numero. Notate una cosa in questa rappresentazione qui, che mentre i nomi delle persone sono chiavi uniche, nel senso che tra riga 1 e riga 7 compaiono ciascuno una volta soltanto, ok? Mark è qui, non c'è, vedete che si illuminano gli altri Mark qua sotto, qua non ci sono altri Mark. Gabriel è qui, Mary è qui e così via. Age, job, former job, income invece sono ripetuti ciascuno per ciascuna persona. Ok? Quindi, in un certo senso, questa rappresentazione qua ha un difetto, nel senso che a me sarebbe magari piaciuto scrivere solo una volta age e dire che questi sono i valori dell'età per queste 5 persone, job una volta. Perché dico una volta sola? Qual è il problema di sta roba? Primo che ho dovuto scrivere di più per fare questo. Sì, magari ho fatto copia e incolla, però di fatto c'è ridondanza. Secondo, che se devo andare a modificare, decidere che married diventa sposed, ok? Che non si usa, però lasciatemelo passare. Devo andarlo a modificare in tutti questi posti. Anche qui, ignorate il fatto che avrei potuto fare così e modificarli tutti in una volta. Fate finta di avere un testo aperto in Notepad di Windows, proprio la cosa più stupida. Sono 5 punti in cui andare a fare la modifica, quindi queste chiavi qui, age, job, former job, income, married e children, sono bistrattate un pochettino rispetto a Mark, Gabriel, Mary, John e Anna. Ok? Ho dato un taglio al dato che è più orientato alle persone che non agli attributi delle persone. Viceversa, qua sotto dimostro il contrario. Ho deciso qua sotto di rappresentare come chiavi primarie, diciamo, age, job, former job, income, married e children, però questo mi porta a ripetermi con Mark, Gabriel, Mary, John e Anna, perché Mark compare come, diciamo, colonna. Vedete dove voglio arrivare, no? E invece di aver intitolato la colonna una volta, l'ho intitolata 5-6 volte. Stessa cosa per Gabriel, Mary, ok? Cosa voglio dire? Che questa roba qua, questa sintassi qua, è una sintassi che per rappresentare questo tipo di dato ha una limitazione. E avendo una limitazione mi obbliga, per il discorso che facevamo prima sulle rappresentazioni, mi obbliga a scegliere se dare più importanza a una rappresentazione o a un'altra. Notate che qui sopra, se devo aggiungere una persona, è abbastanza facile, perché prendo, copio e devo cambiarle il nome e poi vabbè, inserire i dati, ok? Ma se devo aggiungere un attributo, tipo, non so, number of pets, se ha degli animali domestici, number of pets devo scriverlo 5 volte, ok? Quindi questa rappresentazione qua sopra è più agevole per aggiungere persone che non per aggiungere attributi. Questa qua sotto contrario. Qua sotto se devo aggiungere una persona è un incubo, perché devo andare alla fine di ciascuno di questi dizionari ad aggiungere la persona e il valore per quella persona, per quella chiave principale. Però se devo aggiungere un attributo è una ventata d'aria fresca. Ok? Chi mi dice qual è la rappresentazione giusta da usare per sta roba qua?
e scoprì che se ne erano andati tutti. Ma Matteo, scusa, ma che linguaggio è di programmazione questo? Non è un linguaggio di programmazione, è una sintassi per file di testo che servono a trasmettere dati, quindi poi un linguaggio saprà sa che si troverà le robe in un determinato ordine e potrà recuperarsi le informazioni, ma è come se io ti dicessi che questo qua è un file TXT, è un file TXT, al di là del file che è Mi verrebbe in mente di rispondere tipo in Java userei un costruttore. dividiamo? No, cioè, ad esempio, utilizzando il linguaggio Java utilizzerei un costruttore No, per lascia dare... stare, no, se stai andando fuori completamente fuori seminato. Ho specificato all'inizio che non stiamo parlando di programmazione ancora, non è programmazione, è rappresentazione di dati questa roba qua. Ho deciso di scrivere, così avrei potuto scriverlo su carta e dirvi che sono stato scemo a mettere l'etichetta age, job, former job 5 volte, potevo metterla una, ecco. Però non farti confondere dai colori e dall'editor scuro e pensare che stiamo parlando di programmazione, non è ancora un problema di programmazione, dimentica i costruttori, dimentica tutto. Questi sono dati e li ho rappresentati in maniera inefficiente, nel senso che ho specificato le chiavi più volte. Se io ho una roba di questo genere, come la rappresento in maniera comoda? Vorrei dire che in determinata posizione c'è quel tipo di valore. Ok, c'ha un nome sta roba? Ve lo dico io? Una tabella in teoria. Esatto, è una tabella. Esattamente. Cioè, se io apro questo file qua, non c'è scritta la stessa roba. Sì. Solo che è scritta in maniera super intelligente rispetto al file di prima, nel senso che ho il dato che mi interessa all'incrocio tra una chiave e l'altra. Se mi interessa il lavoro di Gabriel, incrocio questa colonna con questa riga. Astronauta. Ok? E voi dite, boh, allora JSON fa schifo come formato per trasmettere i dati, usiamo le tabelle. Occhio a quello che ho detto prima, ho detto una roba, ho detto che le idee sono sempre e comunque più ampie della rappresentazione, sono quello che sono e la rappresentazione, il mezzo di rappresentazione ha sempre dei vincoli. Se io ho un dato che è rappresentabile, diciamo, come incroci di informazioni, cioè ho un attributo che dipende da una e un'altra chiave, posso guardare i lavori, posso guardare le persone. Se voglio il lavoro di quella persona, faccio l'incrocio delle due cose, ok? Ma se comincio ad avere tre informazioni, se io volessi sapere il lavoro precedente di Mark, Gabriel, Mary, John e Anna negli anni, comincio ad avere tre variabili, ok? Per tirarmi fuori il valore. Ho la persona, l'attributo, cioè valore lavoro precedente, e l'anno in cui c'era l'anno di interesse. In quell'anno qual era il lavoro precedente di Gabriel, ok? E naturalmente a quel punto già la tabella non va bene più di nuovo, perché adesso qua, sì, word wrap, datemi un secondo che lo sistemo. Olè. Vedete? Se la voglio rappresentare tabellato, di nuovo devo fare una scelta, perché adesso qua l'ho fatto compatto per non mettere tutto, perché se dovevo mettere età, tutto, diventava pesante. Ho scritto solo il lavoro precedente, però qua ho messo i nomi come chiavi delle colonne e gli anni come chiavi delle righe, ok? E quindi ho sacrificato le chiavi degli attributi. Avessi messo qua sopra i nomi e qua gli attributi, qua dentro avrei dovuto specificare che quel lavoro lì o quel lavoro precedente lì l'aveva fatto in quell'anno lì, quindi comunque devo scrivere l'anno. Quindi vedete che la tabella che è venuta magicamente in salvataggio della nostra rappresentazione per dati, diciamo, bidimensionali, che dipendevano da due variabili, per tre variabili già non vanno più bene. Siete tutti su sta roba qua?
Sento che mi vuole davanti, per farvi capire che non è che esiste la panacea a tutti i mali, qualsiasi rappresentazione, cioè noi nel momento in cui dobbiamo rappresentare un'idea, che sia logica di codice, che sia una roba di filosofia che abbiamo in testa, automaticamente dobbiamo metterla giù su un supporto di qualche tipo. Onde sonore, se sto parlando, un quadro che è bidimensionale, quindi ha dei vincoli intrinseci, testo, e il solo fatto di toglierla dall'etere, dal mio cervello, e metterla su un mezzo di comunicazione mi crea dei vincoli, mi obbliga a scegliere un taglio che voglio dare a quell'informazione, e probabilmente mi metterà dei vincoli tali che dovrò proprio trascurare un'interpretazione di quell'idea in favore di un'altra. Si può parlare dello stesso argomento con molte sfumature diverse, flavors dicono in inglese, no? Posso parlare di un lavoro di ingegneria focalizzandomi su gli aspetti matematici dietro la scienza delle costruzioni, parliamo di ingegneria edile, ok? Posso parlare dell'organizzazione delle persone che devono venire nei cantieri e tutto quanto, posso parlare della tecnica del singolo operaio, posso parlare degli aspetti economici per l'azienda che deve prendere l'appalto. Ci sono un sacco di chiavi interpretative e sono tutte vere. La realtà è che quello che succede là dentro è tutto l'insieme di queste cose qui, ok? Però io non posso trattarle tutte in una volta. Ci siamo? Adesso, qua anche questa roba di 3D potremmo ancora riuscire a rappresentarla nel mondo reale. Se io facessi una specie di... immaginatevi un palazzo, ok? A 3 piani, ogni piano corrisponde a uno di quegli anni che vedete lì a sinistra, 2016, 2017, 2018, che abbia tanti corridoi, quante le persone, e in ciascun corridoio ci sono 2 stanze, e in ogni stanza c'è scritto, in una c'è scritto il lavoro di quella persona in quell'anno, e una c'è scritto il lavoro precedente di quella persona in quell'anno. Cioè in quell'anno lui diceva: cosa facevi prima? Facevo questo. Mark nel 2017, cosa fai di lavoro? Il designer. E cosa facevi prima? Niente. Ok? È ancora una rappresentazione fisica perfetta, perché non hai bisogno tu sai che vuoi sapere l'anno a cui devi andare? Vai a quel piano. Vuoi sapere a che persona ti vuoi riferire? Vai in quel corridoio. Vuoi sapere che lavoro? Apri quella porta. 111. Ok? Non avrai un'altra porta con scritto lavoro precedente per quella persona, non avrai un altro anno, i piani non sono duplicati, ok? Facciamo così, agli incroci tra i corridoi abbiamo l'informazione, quindi c'hai un corridoio per il lavoro precedente e un corridoio per il lavoro, e dopo ortogonali hai il corridoio per Mark, il corridoio per Gabriel, il corridoio per Mary, quindi agli incroci troviamo di nuovo l'informazione. Quindi è come avere diciamo tabelle 2D una sopra l'altra. Viene fuori una matrice cubica, ok? Per chi dovesse aver già fatto tipo analisi 2 cose del genere. Però di nuovo, e se ti do 4 variabili, basta, finito. Con 4 variabili è finito. Non puoi fare una matrice 4-dimensionale. 3 sono le dimensioni spaziali nel mondo che percepiamo, ok? Per cui non esiste sempre la rappresentazione ottimale, o se esiste, è ottimale per un problema. Magari non funziona bene per un altro problema. Ok? Il che significa che se ho infiniti problemi, per avere sempre la rappresentazione ottimale e non dover cadere nei compromessi, mi servirebbero infiniti strumenti. E chi li impara tutti? Ogni volta che dovete risolvere un problema nuovo, dovete imparare uno strumento nuovo. Non è sostenibile, ok? Vedete che torno a farmi vedere qua. Così. Benissimo. Cioè, sta roba qua non è sostenibile, d'accordo? E magari smetto di condividere lo schermo per il momento. È meglio avere uno strumento semplice, ok? Che permetta di risolvere qualsiasi problema. E ci teniamo ai compromessi. D'accordo? Questo è il motivo per cui JSON ha scelto di essere fatto così. In realtà ci rappresenti tutto, qualsiasi struttura dati.
solo che certe vengono meglio, certe vengono... Il dizionario di per sé, chiave valore, viene benissimo, perché è proprio previsto nella sintassi dei file di JSON. La tabella non viene benissimo, l'abbiamo visto, ok? Però riesci a farla. Adesso vi faccio un altro esempio, vi faccio vedere dove voglio arrivare. Vi faccio un altro esempio correlato, stavolta cominciamo ad andare giù di codice, anche se sarà molto pseudocodice, diciamo. Datemi un attimo, bevo un sorso d'acqua. Allora, vi ricondivido lo schermo perché non pensavo di fare così in fretta. Ok. Vi mostro questo, non è un programma, è proprio un file Java, ma molto poco file Java. Questa qua è una classe, che dovreste più o meno sapere tutti cos'è una classe, ma comunque ignorate il fatto che ci sia scritto public class qua. Fate finta che sia una lista di metodi, forse le conoscete come funzioni, ok? È una funzione, date dentro una variabile in ingresso e vi può tornare in uscita o anche niente. In questo caso queste tornano niente, queste tornano un numero intero, queste restituiscono un oggetto di tipo Apple e questo è un oggetto di tipo Orange. Cosa fa questo programma? Dal nome si capisce che dovrebbe essere un database di frutta. Immaginatevi, non so, la bilancia del supermercato, quella su cui pesate la frutta, che deve avere dentro i dati di ogni frutto e tutto quanto. Ecco, una roba del genere, solo che in realtà qua state più tipo inventariando quanta frutta avete nel vostro supermercato, quindi potete aggiungere mele, aggiungere arance, rimuovere mele, rimuovere arance, farvi dire a quante mele siete arrivati, quante arance, oppure farvi dare la mela in una data posizione o l'arancia in una data posizione. Sta in piedi per miracolo questo esempio, ma fatemelo passare. Se osservate, nel momento in cui ho scritto questa roba qua, ho già fatto una scelta di come rappresentarla. Vedete come ho raggruppati i metodi? Li ho raggruppati per tipologia di azione che voglio fare. Prima tutti gli add, poi tutti i remove, c'è una mosca che mi sta veramente disturbando, poi tutti quelli per contare la frutta e infine tutti quelli per farsi dare la frutta, ok? Quindi ho già scelto un modo di organizzare senza volerlo. Avrei potuto anche scegliere in modo casuale, tipo li mescolavo a caso e veniva come veniva. Però gli ho dato già una struttura. C'è qualcuno che mi dice qual era l'altro modo abbastanza così palese che avrei potuto scegliere? Tutti i metodi per le mele e tutti i metodi per l'arancia. Esattamente, cosa che ho fatto in quest'altro file. Se lo trovo qua. Bam. Tutti i metodi per le mele e tutti per le arance. Perché dovrei prediligere uno o l'altro? Qualche idea? Perché è una sorta di divisione per argomenti. Sì, questo è quello che è, ma perché dividere per un argomento, cioè che vantaggio mi dà dividere per tipo di azione e che vantaggio mi dà dividere per tipo di frutto? Mi verrebbe da dirti che se ho più frutti sarebbe meglio dividerli appunto per frutti, se invece ho più metodi, meglio allora appunto dividerli per metodi. Tra quello che dici e la conseguenza, cioè, ci può stare, ma ci sono tre strati tipo di motivazioni di mezzo. Ho capito dove vuoi arrivare. Diciamo così, cos'è che mi viene facile da fare qui sul codice che invece non mi viene altrettanto facile qui? E viceversa, cosa mi viene facile qui che qui non mi viene facile? Avere una sorta di struttura di richiami precedenti. Bravo, ti sei andato vicino, è vero. Più specificamente,
il discorso di richiami precedenti mi suona. Il fatto è questo: se qua devo aggiungere un altro frutto, pardon, scusami, se devo modificare tutti i metodi add o tutti i metodi remove perché ho cambiato qualche specifica, ce li ho tutti vicini. E quindi nel momento in cui ne faccio uno, quello sotto guardo quello sopra e vedo la modifica che ho fatto, e mi è più semplice, ok? Qui invece di qua, se devo modificare tutti i metodi add, uno ce l'ho qua, vabbè, qua è facile perché sono 4 metodi, non hanno praticamente corpo, quindi mi cade sempre nella stessa pagina, ma immagina di dover andare su e giù e dire fin dove, quali li ho fatti già tutti, li ho finiti, quali no. Introduco un po' di lavoro di dire ok, mi devo segnare con magari un marker tipo così, fix me ancora da sistemare, ok? Per sapere quali ho già finito. Devo stare attento perché tra l'altro non devo rovinare la funzionalità che c'è già, ok? Quindi qui, in questo caso, mi è semplice modificare una mela. Se adesso qua purtroppo non ho avuto il tempo in questi giorni, volevo metterci un'implementazione di un certo tipo, non so, mettere il prezzo indifferente, in maniera che vedeste anche l'implementazione, però se io cambio proprio il modo di rappresentare la mela, qua ho tutti i metodi che devo toccare per la mela, ce li ho tutti nello stesso posto, vado qua, li modifico tutti, so che ho finito. Di qua invece ce li ho sparsi. Però, se invece modifico la logica con cui faccio l'aggiunta, di qua ho raggruppato i metodi in cui faccio le aggiunte, e invece di qua ce li ho sparsi. Nota bene, per chi conosce già un po' di codice, questa roba qua che la vede starà rabbrividendo perché c'è un modo per risolvere la situazione, la cosa salvando capra e cavoli, però io sto facendo un esempio super delle basi. Uno potrebbe, con i primi programmi uno potrebbe arrivare ad avere questo livello di duplicazione delle cose e voler capire come meglio organizzare, no? E il fatto è che qui non c'è un modo che sia strettamente migliore, perché una volta mi tornerà comodo averceli così, una volta mi tornerà comodo averceli così. E il problema della tabella di prima. Per colonne ho add, remove, get number of e get fruit at, e per righe ho apple e orange, ok? E la tabella. È una tabella, se la scrivo in un'altra maniera è ovvio che non si vedrà bene come sotto forma di tabella, però è anche ovvio che nella programmazione è uno dei 700.000 problemi, quindi non posso prevedere che Java abbia una rappresentazione tabellare, perché sarebbe un'ulteriore funzionalità da insegnare, da imparare, da ricordarsi. Meglio tenersi sul semplice, quindi Java non ha una rappresentazione tabellare in cui io posso dire metto i metodi in una matrice e come li scrivo, capito? Si può fare, si potrebbe fare, però non ha senso. La verità è che dobbiamo convivere con questa cosa qui, cioè col fatto che qua potrei dare un punto di vista diverso alla cosa, posso scegliere di tagliare la mia idea focalizzandomi sui frutti e allora spargo in giro l'idea delle azioni che posso fare sui frutti, oppure posso tagliare la cosa, l'idea sulle azioni che posso fare sui frutti e allora spargo i frutti. Una roba o l'altra, ok? La coperta è corta. A sto punto uno potrebbe dire, beh, allora, sai cosa? Fai così. No? Se voglio andare nella via di separare le azioni che si possono fare sui frutti, perché non fare un file per tipo di azione? Qui tutti gli add, qui tutti i count, qui tutti i get, qui tutti i remove, ok? Se invece voglio andare in quell'altra direzione, perché non fare un file per le mele e uno per le arance? No? Tutti i metodi per le mele, tutti i metodi per le arance. Cioè vedete che anche per un problema così stupido, che stupido non è perché fate caso di avere 10 azioni invece di 4, ok? Fate caso che il corpo di ciascuna azione abbia almeno 4 righe, che non è così tanto, come dire, irrealistico, e fate caso di avere 60 frutti. Se fate mente locale dell'ultima volta che siete andati al supermercato a comprare la frutta, vi renderete conto che 60 frutti non è tanto, cioè può starci, ok? Sono 2400 righe
di codice, senza contare le righe vuote, senza contare le intestazioni dei metodi, quindi sta roba qua, ok? Vi sfido a navigare comodamente in 2400 righe, anche se sapete l'organizzazione che ci avete messo, cominciate a cercare il codice, anche se sapete che fa cosa fa, cominciate a cercare dove lo fa, matematico, tanto più se ci capitate per la prima volta e guardando il codice, scorrendo le 2400 righe, dovete scoprire qual è la struttura che gli ha dato chi l'ha scritto, ok? Dovete scoprire che uno ha deciso, ah ok, mette prima tutti gli add, poi tutti i remove, poi tutti quello. E tra l'altro, siccome ci sono centinaia di metodi, chissà che non vi sia sfuggito dopo 20-30 metodi avete capito l'antifona e dite, ah ok, li ha organizzati così. E in mezzo qualche bastardo, perché uno magari fa una cosa veramente, come dire, irresponsabile, mette in mezzo un metodo che non c'entra niente. E voi non lo sapete. Ok? Allora sì che mi viene in mente che forse metterli divisi per file può essere un'idea, così ho meno roba davanti, no? Però vedete che già un problema così semplice, ha tantissime opzioni che io posso scegliere. Posso tutto da una parte, è perché voglio avere tutto in un posto, oppure tutto splittato, oppure visto per così, oppure visto per colà, ok? Quindi il problema c'è, esiste. Vi faccio un'altra osservazione. La funzionalità, in tutti questi esempi che abbiamo visto, è immutata perché ho solo spostato roba, non ho toccato il codice, quindi la funzionalità rimane la stessa. L'idea rimane la stessa, è la rappresentazione che cambia, ok? Il codice fa la stessa roba di prima. E quindi emergono i limiti di rappresentazione di Java, l'abbiamo già detto, insomma. Questa cosa di cambiare la rappresentazione in maniera più o meno pesante, quindi anche magari cambiare il codice, ma mantenere costante la funzionalità, si chiama, e sta roba qua, sto nome qua segnatevelo perché è importante, perché ci faremo lezioni sopra, si chiama rifattorizzazione o refactoring in inglese. Vi ricordate che vi ho mostrato questo? Chissà se mi vedete. Ci sono ancora nel riquadrino in basso? Se no interrompo la condivisione per un attimo. Questo qua. Vi ricordate di lui dell'inizio della lezione? Refactoring. Perché si chiama rifattorizzazione? Perché pensate a un numero qualsiasi. Se voi scrivete un numero come prodotto di altri numeri, potete tenere costante il prodotto cambiando i fattori. 12 è 4x3, 3x4, 2x6, 2x2x3. Potete cambiare i fattori, quindi quelli che concorrono a dare quel risultato senza cambiare il risultato. L'analogia è abbastanza palese, nel senso cambio il codice ma ottengo la stessa funzionalità, ok? Bom, qualcuno mi dice qual è la migliore delle opzioni che abbiamo visto finora per quel codice lì? Qual è la migliore? Io farei così, dite, perché ho le mie ragioni. È meglio rappresentare per me, raggruppato per tipologia d'azione, per tipologia di frutto, meglio su più file, meglio in un file solo. Qualcuno che si butti. Secondo me su più file. Ok, perché? La penso solo in ottica di complessità. Cioè è ovvio che stando magari su due frutti, Sì. metti e togli, metti tot, più file ovviamente sono uno spreco immane. Bah. Però almeno la vedo così, poi perché anche ad esempio se vado a creare classi varie, io personalmente ragiono sul più file. Diciamo che avere più file ti permette prima di vedere, cioè stai navigando solo una lista di nomi di file per andare a vedere il metodo che ti interessa o il frutto che ti interessa. Quindi quello sicuramente aiuta, no? Però poi scegli di raggruppare per frutti o per tipo di azione? Beh, poi lo metterei per tipo di azione. Come mai? Bella domanda.
Vabbè, lasciamola così in sospeso. Forse c'era Boris che voleva dire anche una roba. Che lo vedevo spostato. Volevo dire solo una cosa, che se lo metto in più file, però rischio di avere, se dopo cambio la struttura dati globale, rischio di aggiornare un solo file e non gli altri, per esempio. Vero, e lì è vero, e poi ci sono modi di risolvere anche quello. Vedi che c'è un punto di vista diverso anche per questa cosa qua. Avere tutto in un posto fa sì che io veda tutto quello che c'è da vedere in un posto, quindi so che i metodi sono qua dentro. Se li cambio tutti, li ho coperti tutti. Se ho più file, chissà se c'è un file in quella sottocartella, capito? È vero. Allora, non era una domanda trabocchetto questa qua, e più che altro che adesso vi do una risposta che non c'entra una mazza, giusto perché vi rimanga fissato nella mente. Perché volete cambiare sto benedetto programma? Cosa vi ha fatto? In primo luogo, perché devo scegliere? No, lo lascio così, come era prima, tutto in un file nell'ordine che mi è venuto all'inizio. Che problema c'è? Matteo, mi hai chiesto tu in che ordine vuoi che lo metta, per quello. E infatti non è che è un trabocchetto, è che voglio rimarcare una cosa che ho detto prima, solo che ve la dico sotto un altro punto di vista. Prima vi ho detto il problema si ha quando si incontra codice che abbiamo già scritto noi o ha scritto qualcun altro, dobbiamo modificarlo, no? Vi avevo detto la classe di problemi che vedremo è questa. Adesso vi dico la stessa cosa in un'altra maniera. Se ci imbattiamo in questo codice, perché stavano cercando codice su cui dovevamo lavorare, quindi incontriamo questo codice e facciamo brutto, ok? Però non dobbiamo capirlo per fare quello che dovevamo fare, semplicemente siamo capitati nella strada, tipo apri la porta, oh scusate ho sbagliato aula e torni fuori, ok? Se non dobbiamo quindi capirlo e non dobbiamo modificarlo a maggior ragione, cioè, se fosse stato da capire per fare qualcos'altro, dici ok, magari lo metto un po' in ordine così lo capisco. Se poi devi anche modificarlo, tanto più, ok? Ma se lo incontro e basta, non vale la pena tante volte mettersi a rifattorizzarlo. Perché devo fare un'altra cosa magari in quel momento là, e quindi mettermi a rifattorizzare codice che non c'entra niente con quello che stavo facendo in quel momento lì, se il codice funziona, meglio lasciarlo là che funzioni, ok? Questo è un punto abbastanza importante di workflow. L'importanza della struttura del codice c'è dal momento in cui quel codice deve evolvere. Se il codice è finito, quella cosa che avete scritto è finita, non va toccata, rimarrà lì per sempre. Cioè non è che voi per sport andate, vi trovate il codice di un programma di 35 anni fa, di un videogame che ha venduto, ha fatto il suo ciclo di vita ed è morto, andate a modificarlo perché è scritto male secondo i canoni delle cose che abbiamo scoperto dopo. Va bene, in qualche maniera ci hanno buttato il sangue, però funziona. Va bene così. Se non deve essere esteso, va bene così, giusto? Ha senso? Deve aver senso anche per il codice su cui stiamo lavorando in questo momento. Per la piccola parte. Apro una porta, oh, che disordine che c'è qua dentro. Meno male che non devo starci, chiudo. Ok? Se invece devo leggerlo e modificarlo, dovrei mettermi nella condizione in cui è più facile leggerlo e modificarlo. Quindi dovrei prevedere il futuro fondamentalmente, perché dovrei sapere oggi, indovinare oggi quali saranno le modifiche che mi capiterà di fare più spesso o di che tipo saranno per scegliere come metterlo. Perché rendiamoci conto che, torno un attimo sulla condivisione schermo, questo qua. Rendiamoci conto che riapro la rappresentazione quella più piana, diciamo, tutto in un file. Se mi capita sempre di fare modifiche, sempre, di fare modifiche ai metodi, al tipo di azioni, è ovvio che mi converrebbe raggruppare per tipo di azioni. Ma se invece mi capita sempre di fare modifiche
ai frutti, quindi mi capita una modifica che riguarda Apple, non Orange, non Kiwi, non Mango, e tutti i metodi di Apple sono interessati. Allora mi conviene forse andare sulla rappresentazione raggruppata per frutti, che sia in un file o che sia in due, quello lo risolveremo in un altro momento, ok? Perché così ho tutto in quel posto lì. Però io non lo posso sapere a priori, d'accordo? Non lo posso sapere prima. Quindi cosa si fa? Si fa che lo scrivo nella maniera che mi viene più semplice la prima volta e poi sto a guardare. Perché? Perché la cosa più semplice per ciò che funzioni la prima volta è quella che mi permette di arrivare più velocemente alla funzionalità. E dopodiché osservo nel tempo se 10-15 volte su 20 mi viene su che devo modificare le azioni, non la frutta, lo raggruppo in quella maniera là, perché il futuro non lo conosco, ma il passato sì, e in passato statisticamente quella roba lì avrei avuto fortuna ad averla in quella maniera lì, ok? Quindi se non ce l'ho magari ce la metto. L'ennesima volta che mi ricapita dico ok, mi sono stufato, la metto nella maniera comoda. Poi magari mi capiterà in futuro che mi cambia mi cambia la casistica, cioè di colpo cominciano ad essere tutti dell'altro caso. E va bene, parliamo, però intanto partiamo da questa cosa qua. Partiamo dal fatto che io vi sto dicendo che la scelta va fatta sulla base del tempo che ci perdo a fare le modifiche. Questa roba qua è un principio. E noi scegliamo un principio perché è ragionevole e perché è condiviso, ok? È ragionevole che il codice deve funzionare. Siamo tutti d'accordo. Non è che ci piace scrivere codice che non fa quello che volevamo, no? Quindi il codice deve funzionare, prima cosa. Seconda cosa, è meglio se ci metto meno tempo a lavorarci, perché posso fare più cose. Direi che siamo tutti d'accordo su questa cosa qua. Ok? Quindi uso questo principio qua, che è ragionevole, per guidarmi. Se su 100 modifiche che mi sono arrivate che mi hanno fatto toccare quella classe, in 90 casi avrei voluto aver separato le cose per tipo di azione e solo in 10 per tipo di frutta, perdo meno tempo se le tengo separate per tipo di azione. Ok? Posto che, ripeto, già non è una soluzione ottima perché non so cosa succederà domani. Però, sai, se 100 volte, se 90 volte su 100 succede una cosa, magari continua a succedere così, no? Il tacchino induttivista. Andate a vedervi cos'è il tacchino induttivista. Quindi ci siamo davanti a un problema che è difficilmente definibile. Proprio è difficile, faccio un passo indietro, vi dico ancora una roba. Non è detto che quello che ho detto sia giusto, perché metti caso che nel metterlo diviso per tipo di azione, ogni azione mi diventa un po' più semplice da sistemare, ok? Però il tipo di frutto mi diventa difficilissimo da sistemare, difficilissimo, impestato, proprio una roba che ogni volta quando mi dicono, mi faccio il segno della croce, saluto mia moglie uscendo da casa, cara, ti ho amato, non so se ci rivedremo, e te ne va, ok? Quindi ho guadagnato, non so, su 90 azioni ho guadagnato un secondo, faccio una scala stupida, non un secondo, ho guadagnato un minuto, ok? Ogni azione di quelle 90 ci metterò un minuto in meno a farla, ma ogni azione di quelle 10 ci metterò 45 minuti in più a farla e non mi conviene più, capito? Non è solo una questione di peso, il peso va bene se hanno lo stesso peso. Uno non vale uno, vale quello che ci guadagno o ci perdo, ok? Al che dovrei dire, no, comunque lo metto in quell'altra maniera, perché piuttosto soffro poco 90 volte, un minuto cosa vuoi che sia, che soffrire tanto 10. Il bilancio è sempre negativo, perché non dobbiamo perdere di vista il fatto che il principio non era conto il numero di volte, era conto il tempo. È il tempo la cosa che ci interessava nel nostro principio, ok? Capite di nuovo che appunto quello che dicevo prima, il problema non è facilmente definibile, cioè è proprio difficile definire il problema. Qual è la soluzione migliore? In che senso? Dipende, capito?
tanto più perché non so il futuro. Se io sapessi quali saranno i casi che mi arriveranno, metterei nella condizione in cui mi farebbe perdere meno tempo sul long run, ma io non so cosa succederà in futuro. Potrei licenziarmi. E quindi non è più un mio problema, capito? Però fino al giorno prima devo ragionare sulla base di qualcosa. E intuisco che, cioè che nella vita, in retrospettiva, dirò a un certo punto, la soluzione migliore era quella, a saperlo. Ma a saperlo non puoi saperlo, caro. Quindi la soluzione esatta tu non puoi trovarla a priori, puoi solo pentirti a posteriori di non averla trovata. E non la si trova mediamente, la si approssima, ci si va vicino, ok? Si cerca di andarci vicino quantomeno usando dei principi che hanno un senso. E vi faccio notare un'altra cosa che adesso mi è già sfuggita di nuovo. Cos'è che volevo dirvi? Non mi viene più. Ah sì, ecco cos'è. La cosa che si potrebbe fare è anche questa. Uno dice, vuoi risolverla veramente? Fai una roba, mettilo in una maniera, mettilo nell'altra e vivi con entrambi per un po' di tempo. Prova ogni volta che ti arriva una modifica a vedere quanto ci metti a farlo quando usi i file sistemati in un modo e quando usi i file sistemati nell'altro modo, ok? E già qua brividi perché sono 2 versioni. Se hai 4 versioni di una cosa dovresti provarle con tutte e 4. E di nuovo siamo contro il principio, perdo tempo, faccio 4 volte la stessa cosa per fare una misura che magari dopo 100 misure ho trovato qual è la cosa migliore da fare, sempre basandomi sulla statistica e non sul futuro. Magari domani però mi arriva, smettono di chiedermi modifiche lì e quindi ho fatto tutto per niente e ho perso un sacco di tempo. Quindi sto scommettendo, è come giocare in borsa, cioè sto scommettendo su cosa succederà. Not good. Non mi prenderei mai la responsabilità di rischiare di investire un sacco di tempo per ottimizzare l'organizzazione di una parte di codice che poi magari domani non la modifico mai più. È inutile star lì a mettere la cera su una carrozzeria che sta già è pulita, insomma, non è che devi acceccartici, ok? E ci aggiungo un'altra cosa, che anche se io tenessi 4 versioni dello stesso codice, una volta che ho fatto la modifica su una versione, ho perso del tempo anche per capire il problema. La seconda versione che vado a toccare, siccome ho già risolto il problema una volta, sulla seconda vado più veloce. Quindi di nuovo è falsata la misura. Beh, Matteo, mettici 2 programmatori diversi e agiscono in modo diverso. Quindi non si può risolvere, non esiste la soluzione ideale, ok? Deve essere chiaro che vi tolgo questo peso dall'animo, io ce l'avevo questo peso dall'animo. Com'è il modo giusto di scrivere? Non c'è, non c'è. Perciò scrivetela e bon all'inizio, ok? E dopo adesso costruiamoci degli strumenti per cercare di, primo, andare verso le direzioni migliori già secondo dei principi. Secondo, poi arriverà la fantomatica esperienza. Questa cosa qua l'ho già vista, conviene farla così, no? Magari mi sbaglio, poi faccio altra esperienza. Però non esiste soluzione ideale per scegliere una rappresentazione. Nella prossima lezione vedremo che io in questo esempio qua, che elaborerò ancora un po', ho sfruttato male Java. Come dicevo all'inizio, qualcuno sarà rabbrividito. Esiste, Java come strumento non è così limitato, permette di far di più, quindi esiste il modo di usarlo meglio, come la tabella di prima, per fare questa stessa cosa. E lì vedrete che questi problemi che ci siamo posti oggi scompaiono completamente, però ne compaiono di altri, perché necessariamente uno strumento per rappresentare le cose ti pone comunque dei vincoli e comunque devi fare delle scelte, solo che saranno scelte diverse, ok? Oggi fate conto che è come se avessi scelto di scrivere in JSON su un foglio, anche se su un foglio potevo disegnare una bellissima tabella. Praticamente io deliberatamente ho scritto una roba più brutta, che mi ha costretto a delle scelte quando avrei potuto andare sulla tabella. In realtà anche meno, nel senso che non sarà la tabella, non sarà la soluzione ideale, sarà una soluzione migliore, ma non ideale. Vedremo che è migliore perché? Perché rispetterà 1, 2, 3 principi in più che aggiungeremo che riterremo validi. Se comincio a mettere la spunta su più principi vuol dire che probabilmente, se mi fido di quei principi lì, probabilmente ho fatto meglio. Ok? Quindi
recap e poi facciamo un po' di domande se ne avete e poi chiudiamo. Il riassunto di questa lezione, le cose che dovete portarvi via da questa lezione sono i concetti chiave questi. Non esistono soluzioni ideali, non esistono linguaggi ideali, non esistono paradigmi ideali, perché si parla di rappresentazioni di idee, di logica, e logica che voi avete nella testa, vi immaginate e andate a rappresentare. Quindi non c'è una tecnica, non arriveremo a una tecnica a dire no, quando ti trovi questo caso qui fai così. Non esiste questa cosa qua. Non c'è un linguaggio migliore dell'altro per lo stesso motivo, perché certi linguaggi ti aiutano tantissimo a rappresentare determinate cose e altre. Per esempio, le tabelle vengono benissimo gestite da codice scritto in SQL, perché è nato per quello. Però non scriverei mai codice di processing dei dati in SQL. SQL serve a tagliare tabelle, prendere, metterle insieme, relazionare dati e tirarli, estrarli. Fine, lì finisce. Da lì in poi è meglio andare con altri linguaggi di programmazione. Ok? E non esiste paradigma ideale. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma non scriviamo il codice come testo, facciamo dei disegni. Ci hanno pensato già negli anni 80, hanno fatto LabVIEW, forse qualcuno che ha fatto informatica elettronica l'ha visto o lo vedrà alla magistrale, e LabVIEW nasceva proprio perché non era così, cioè l'informatica è diventata diffusa dopo, prima era una roba per chi faceva informatica, non era così pervasiva nel mondo reale. Adesso noi siamo davanti a un computer. Negli anni 80 una macchina la disegnavi con la matita, la china, il lucido, ok? Per cui anche gli elettronici si sono trovati a un certo punto a dover lavorare con i computer e a programmare degli strumenti di misura delle cose, solo che non erano abituati a scrivere codice. Allora qualcuno ha avuto l'idea geniale di dire, sai cosa? Gli faccio un linguaggio di programmazione grafico, che loro hanno dei blocchi e li collegano come se fossero circuiti, perché sono già abituati a quel paradigma, ok? Ce l'hanno già in testa, quindi è più facile per loro capirlo e farci le cose. E ha scritto ParaView. Cosa sto dicendo? LabVIEW. Ho detto ParaView prima, non sono sicuro. LabVIEW. Lapsus questo qua. E tende a persuaderci questa cosa che il linguaggio di programmazione grafico, magari, cioè, qualcuno è persuaso del fatto che sia molto meglio, che le cose che fai lì, nel codice scritto, ci metti di più. E in realtà certe cose le fai meglio, certe cose le fai peggio. Perché come ogni rappresentazione di concetti, di idee, ha i pro e i contro. JSON funziona bene con i dizionari, le tabelle funzionano bene per fare le tabelle, per dire. Questo è il primo punto, quindi non esiste niente di ideale. Il secondo punto è che le decisioni le prenderemo seguendo dei principi, ok? Perché non stiamo parlando di una scienza esatta, stiamo parlando di una cosa che nel tempo, anche se ha dei bits, dei pezzettini di scienza, di tecnica, cioè quindi una struttura dati, un albero, un grafo, questo, quell'altro, ha dei teoremi sotto, ci sono delle cose dimostrate matematicamente. In realtà la programmazione in sé è emerso nel tempo che quasi è più un mestiere, nel senso di artigianato, come uno che fa il falegname. Tu non conosci come è fatto quel pezzo di legno, quindi puoi farci un sacco di cose e ognuno prenderà una strada diversa e sono tutte valide magari. Ci vuole manualità, ok? Bene, non ci saranno, come ho detto all'inizio della lezione, non ci saranno esercizi, riflettete piuttosto su quello di cui abbiamo parlato e casomai potrete riguardarvi il video perché è registrato, se volete prendervi delle cose chiave che non avete capito e rivederle, insomma. Se vi capita di programmare questa settimana, perché magari dovete scrivere uno script o roba del genere, pensate a quello di cui abbiamo parlato oggi, perché cominciate a macinarlo, ci vuole del tempo, perciò che vedete casi e la testa dice, quello intendeva, lo fate vostro, ok?
non si digerisce in 5 minuti una cosa, non è che arrivo, vi do l'uovo di Colombo, tipo vi tocco come Piero Angela, così, tac, quando Piero Angela ti tocca tu di colpo sei illuminato, non funziona così purtroppo, cioè non sono io Piero Angela, ecco quello è il problema, fosse lui forse sì. Ho finito, ditemi se avete dei dubbi, delle cose, se vogliamo fare ancora un quindicina di minuti di conversazione, insomma, su qua. Palla di fieno che rotola nel Far West. Bene, assumo da questo silenzio imbarazzante. Allora ditemi di no, per piacere. No. Perfetto. Farò finta che questo significhi che sia tutto chiaro. Però dopo verranno fuori pian pianino le magagne. Spero. Per fortuna non sto insegnando meccanica quantistica, che Feynman, mi pare, dopo una lezione che aveva tenuto così divulgativa sulla meccanica quantistica, ha chiesto al pubblico se avevano capito tutto, gli hanno risposto di sì, e lui ha detto, allora non mi sono spiegato bene. C'è del margine per cui io possa aver spiegato la cosa in maniera corretta e magari l'avete capita veramente tutti, però se ci saranno problemi verranno fuori e ne parliamo magari la prossima settimana. Allora io vi darei appuntamento lunedì prossimo alla stessa ora e vedrò di prepararmi la prossima lezione nel frattempo. Ripeto, non ci sono esercizi, tendenzialmente scrivetemi pure se vi viene in mente qualcosa e tutto, tenete in considerazione che sono parecchio bombardato dagli impegni anche col team, quindi vedo di cercare di rispondervi, insomma. Però la sera, dopo le 5-6 del pomeriggio, tendenzialmente, va bene? Perciò se non vi rispondo non è perché vi sto ignorando, è perché magari sono al lavoro e poi devo, quando stacco riesco magari a darvi una risposta. Bene, buona serata e ci vediamo la settimana prossima.